Troviamo nei monasteri, antichi custodi di saggezza del Tibet, Bolivia, Perù, Nepal, India. Troviamo in questi monasteri la conoscenza del cuore umano e la regola di comunicare con il mondo tramite il linguaggio del cuore, piuttosto che con il pensiero razionale. Oggi la scienza ci dice che i nostri cuori parlano un linguaggio fatto di sentimenti, emozioni e fede e che proprio questo linguaggio dà le istruzioni ai nostri organi e agli atomi che compongono il nostro mondo. Quello che sappiamo, i fatti, è che la maggior parte della nostra storia è basato su due falsità, due false credenze sul nostro mondo. La prima falsità è che ogni cosa è separata dalle altre. Ora sappiamo che assolutamente non è così. C'è un campo energetico, una matrice divina che collega tutto. La seconda falsa credenza è che noi non abbiamo un effetto sul mondo, ma non è così. Sappiamo che le nostre esperienze interne di pensiero, sentimento, emozione e credenza hanno un effetto diretto sul mondo circostante, attraverso questo stesso campo energetico. Il cuore emette costantemente suoni, onde di pressione, calore, luce, segnali elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Il cuore genera in assoluto il più ampio segnale elettromagnetico e ritmico nel corpo. Se questo campo magnetico lo si guarda come un'onda portante, è modulato dalle informazioni, quindi è un'onda portante per le informazioni. E il lavoro nel nostro laboratorio è chiaramente impostato su schemi emozionali. In altre parole, se ci si sente arrabbiati o frustrati, irritati, le informazioni che saranno impresse nel campo magnetico sono diverse da quelle di quando si prova affetto, o amore o compassione verso una persona. Si è scoperto che il cuore ha schemi ritmici del battito che possono essere coerenti o incoerenti. Questi schemi sono strettamente legati alle nostre emozioni e a come ci sentiamo. Le emozioni positive, quelle che noi tendiamo a chiamare positive, come l'amore, l'apprezzamento, l'attenzione, il perdono, la gratitudine, tutte portano ad uno schema cardiaco molto diverso da quello da cui derivano cose negative, sentimenti come la rabbia, l'irritazione, l'ansia. Essi creano i cosiddetti ritmi incoerenti o schemi disordinati. Dall'altra parte invece abbiamo sentimenti positivi, quando ammiriamo un tramonto e la sua bellezza. Quando il nostro cuore batte con un ritmo coerente, invia al cervello uno schema simile ad un'onda sinusoidale. Quando sentiamo le pulsazioni, sentiamo l'onda di pressione creata dal battito cardiaco. Non è lo scorrere del sangue, è l'onda di pressione. Quindi ogni volta che il cuore batte, l'onda di pressione va al cervello e attraverso tutto il corpo. E se guardiamo a livello cerebrale, quell'onda di pressione sincronizza tutti i neuroni, come il cervello, che ci dà un effetto di sincronizzazione globale. Noi comunichiamo con il campo quantistico soprattutto attraverso il pensiero e le emozioni. Siccome i nostri pensieri sono fatti di energia, come ben sai, gli impulsi elettrici generati dal cervello possono essere facilmente misurati con esami come l'elettroencefalogramma. Essi costituiscono uno dei mezzi primari per mezzo dei quali i segnali sono inviati al campo quantistico. Prima di addentrarmi in nuovi dettagli in merito al funzionamento, desidero condividere con te un importante studio che dimostra come i nostri pensieri e le nostre emozioni influenzino la materia. Questo studio fu condotto nel centro di ricerca HeartMath, in California. Lì sono state condotte ricerche straordinarie sulla fisiologia delle emozioni, sulle interazioni cuore-cervello e su molti altri aspetti. Essenzialmente è stata documentata una certa corrispondenza tra stati emotivi e ritmo cardiaco, dimostrando che se proviamo emozioni negative, come rabbia e paura, il battito cardiaco diventa irregolare e disordinato. Contrariamente, emozioni positive, amore e gioia, per esempio, producono uno schema ritmico estremamente armonico e regolare che i ricercatori di HeartMath chiamano coerenza cardiaca. La coerenza è lo stato fisiologico ottimale che sta alla base dell'apprendimento, della prestazione e che facilita i naturali processi rigenerativi del corpo. Il cuore ha il suo sistema nervoso intrinseco che può percepire, sentire, ricordare ed elaborare informazioni indipendentemente dal cervello.
Alcuni studi hanno dimostrato che il cuore risponde più in fretta del cervello alle stimolazioni esterne. Questo studio fu condotto nel centro di ricerca HeartMath. Uno degli studi più recenti svolti nei nostri laboratori ha osservato quella che abbiamo finito col chiamare l'elettrofisiologia dell'intuizione. Alcune ricerche precedenti mostravano come il corpo rispondesse in modo da predire un evento futuro, se l'evento futuro era emotivamente significativo e rilevante per la persona. I partecipanti erano attaccati a dei sensori che registravano l'attività cerebrale, l'attività cardiaca e le interazioni cuore-cervello. Il soggetto sedeva al computer, premeva un tasto e noi registravamo i dati fisiologici. Dopo 6-8 secondi mostravamo una foto. Le foto appartenevano ai due opposti estremi dello spettro di attivazione emozionale. Ai partecipanti venivano mostrate immagini di vittime di incidenti d'auto, di serpenti all'attacco e altre immagini che provocavano disturbo. Dall'altro lato dello spettro emozionale, le immagini includevano fiori o tramonti. Le fotografie erano mostrate ai partecipanti in maniera casuale. La chiave qui è che il computer sceglieva non solo la fotografia, ma il tipo di fotografia, dopo aver registrato i dati. Quindi era assolutamente impossibile per l'oggetto della ricerca, lo sperimentatore, di sapere in qualche modo in anticipo di quale foto si trattasse. Non lo sapeva nemmeno il computer. I risultati furono sorprendenti. Il corpo rispondeva ancor prima che si mostrasse l'immagine. Quello che scoprimmo era che non solo il corpo rispondeva prima dell'evento, ovvero di vedere l'immagine, in modo da prevederla, ma che il primo a rispondere era il cuore. La risposta del cuore non solo era più veloce, ma il segnale che inviava variava in base al contenuto emotivo dell'immagine. Osservando i segnali inviati dal cuore al cervello, il cuore realmente inviava messaggi diversi al cervello, in base a quello che ci sarebbe stato nell'immagine. Quindi si vedeva un messaggio cerebrale, poi una risposta del corpo nel momento in cui diventava cosciente. Quindi il flusso di queste informazioni intuitive è cuore, cervello, corpo. È necessaria la risposta del corpo perché se ne abbia consapevolezza. Ciò che questi esperimenti ci rivelano cambia la nostra comprensione di fondo di come funziona il corpo umano. Sembra che il cuore e poi il cervello abbiano accesso a un campo di informazioni non legate da tempo e spazio. Se stessimo parlando di una specie di olografie quantistiche o di fisica quantistica, non ci sarebbe niente di nuovo. Adesso stiamo cominciando ad avere dimostrazioni che abbiamo realmente un sistema energetico o elettronico e che esso è primario, non legato al tempo e allo spazio. Ciò che dimostra l'esperimento svolto al centro HeartMath è che il campo quantistico non risponde semplicemente ai nostri desideri, alle nostre esigenze emotive, non risponde soltanto alle nostre intenzioni, ai nostri pensieri. Esso reagisce solo quando entrambi sono allineati e coerenti, ossia nel momento in cui trasmettono lo stesso segnale. Quando un'emozione elevata è accompagnata da un sentimento sincero, da un'intenzione consapevole e da un pensiero chiaro, suggeriamo al campo quantistico di reagire in modi meravigliosi. Il campo quantistico non risponde a quello che vogliamo, ma a quello che siamo.